Assumo uno di voi nel mio business da content creator qui a Sydney. Questo è quello che ho pensato di fare qualche giorno fa, quando ho postato questo video su Instagram. Sei italiano, vivi a Sydney e sogni di lavorare nel mondo della content creation? Bene, allora ascolta attentamente questo annuncio, perché cerco qualcuno che mi dia una mano con il ripresa e montaggio dei miei video nel mio business da videomaker proprio qui in Australia. Qualcuno che, uno, ami lo stile di vita australiano e vuole mettere le radici proprio qui a Sydney. Due, creda tanto nel potenziale del videomaking e dello storytelling. E tre, che non è solo operativo a riprendere e montare, ma anche tante idee. Per poterti migliorare e avere un visto che ti consenta di lavorare qui in Australia almeno per i prossimi 12 mesi, e of course you need to be able to speak English. Non importa il livello delle tue skills tecniche, basta che sai usare il telefono, se ami sa fare ovviamente questo pro. Commenta questo video con ricotta, così che ti manderò personalmente un DM con le istruzioni per poterti aiutare. Ciao! Al momento il mio business funziona in questa maniera. Abbiamo una parte online e un'altra parte offline connesse tra di loro. Qui abbiamo video online come YouTube, Instagram e corsi e consulenze, e qui abbiamo i clienti a Sydney per i quali faccio video per i loro profili come Nunzio, Mike e tanti altri. Di tutte queste cose, le robe che posso fare con qualcun altro sono i video per i clienti a Sydney, alle idee ci penso io, i video su Instagram e YouTube che faccio, alle idee ci penso sempre io, ma all'operatività posso già darle a qualcuno. Perché tutto questo? Perché mi sono reso conto che certi task che faccio è anche un bene darli a qualcun altro, per una questione di un punto di vista diverso. Avere un punto di vista diverso all'interno della propria content creation, se non è una cosa che fa bene. Tutti i più grossi americani hanno dei team di videomaker che vanno in giro con loro e fanno robe, non perché loro non hanno tempo, perché il tempo se si vuole lo si ritaglia sempre, ma più per una questione di punto di vista. Mi piacerebbe fare quello che faccio io per i miei clienti quando vado a girare per loro, avere proprio qualcuno che mi dà un altro punto di vista, e soprattutto creare più socialità all'interno delle mie giornate, perché al momento, tranne quando vado a fare gli shooting, tutto il mio tempo io lo passo qui dentro da solo, che ci sta, però possiamo migliorare. Dunque, dove ho messo il pennarello in questo casino? Già questa parte qui di video YouTube online in realtà è da un 2-3 anni che la faccio con Davide. Davide è un ex montatore delle Iene che ha iniziato a collaborare con me. È stato un percorso lunghissimo, poi ci siamo interrotti nel mio primo anno in Australia perché io ho avuto un periodo di crisi e non avevo capito che prima di delegare, di poter creare un team, far fare qualcosa che fai tu agli altri, bisogna prima ottimizzare i propri processi. È un totale di 3 anni che lavoriamo assieme e solo adesso, veramente solo adesso, si inizia a vedere i primi benefici, proprio perché siamo super settati e spacchiamo. Grande Davide. Lui al momento si occupa dell'editing di questi video online. Per quanto riguarda invece quelli offline, siccome principalmente si svolge in Australia, avevo pensato di prendere un qualcuno italiano, non so perché ho fatto questa bandiera, non è che c'ho i colori, vabbè, che vive qui a Sydney, che mi desse una mano non solo con gli shooting ma anche con i video editing. Cioè un casino in questa scrivania. Praticamente dopo aver fatto il video che ho postato, vi ho fatto vedere all'inizio, ho messo dei requisiti forse troppo stringenti e soprattutto non tenendo in considerazione il fatto che cercando solo italiani qua in Australia è più un dito in culo che una cosa a mio favore. Spoiler, questa persona ancora non l'ho trovata e faccio questo video per estendere un po' questa ricerca. Arriviamo passo dopo passo. Inizio a farvi vedere le candidature che non sono state selezionate. Guardandole penso che anche voi capirete il perché, però mi piace l'idea di poterle commentare assieme. Partiamo dalla prima. Ciao Roberto, ne approfitto della pausa al lavoro per non perdermi questa occasione. Io sono Marianna, ho 22 anni, al momento mi trovo in Queensland, sono al mio secondo anno di Working Holiday Visa. Quindi già mi piace il fatto che lei si è presa un attimo dal lavoro per staccare per fare questa cosa e mi fa capire che è veramente interessata, quindi questo è un ottimo punto. Attenzione, queste persone che non ho selezionato ma ho scartato non significa che le ho scartate per sempre, questo è in un prossimo periodo, le ricontatterò e valuterò appunto il collaborare. Sono appassionata dell'arte in generale, ho fatto liceo artistico, sto concludendo un corso di graphic design utilizzando i programmi di Adobe. Sensibilità ai lavori creativi, questa è una cosa importante visto che il mio è un lavoro super creativo. E sempre andando da autodidatta ad utilizzare Premiere. Ho già creato qualche contenuto per TikTok e YouTube. Ho appena aperto un canale YouTube insieme al mio ragazzo. Ti seguo e ammiro ciò che fai da più di un anno, da quando tu penso sia arrivato in Australia. Quindi da agosto sarò a Sydney, spero non sia troppo tardi. Diciamo che lei è una candidata che potrebbe rientrare nelle possibili candidature del Rico Team, mi piace chiamarlo così. Non ha proprio risposto a 360 gradi alla domanda del perché. Il discorso qual è? Io non sono un esperto nel fare colloqui, ci sono proprio figure qualificate che all'interno di grosse aziende si occupano di fare solo questo lavoro, perché credo sia il lavoro più importante all'interno di un'impresa. Ora, la mia ancora, da qui a chiamarla impresa, è una strada molto lunga, quello è l'intento secondo me, infatti sto pensando di trasformare il format da zero videomaker da zero ad agency, mi piacerebbe creare una content creation agency proprio qui in Australia. Una cosa però che ho capito è che non bisogna cercare una persona qualificata per le skills specifiche che si stanno cercando, perché qualsiasi cosa ragazzi la si può tramandare con un po' di formazione, piuttosto la cosa più importante è trovare qualcuno che ha un perché simile al tuo. Cioè nel mio caso specifico, adesso io vivo qui in Australia, a me piace vivere qui, voglio mettere proprio qui le radici. Il problema però è che non tutte
tutti sono di questa idea. Quindi è fondamentale chiedere prima il perché, cioè se vuoi vivere a Sydney, ti piace vivere qui, hai come idea nel lungo termine di restare qui. Il problema è che però adesso lei non è a Sydney e io sto cercando qualcuno possibilmente che possa partire il prima possibile, perché se Davide mi sta dando una mano qui, però veramente i benefici li stiamo avendo adesso dopo 3 anni che collaboriamo, possibilmente io voglio trovare qualcuno che è pronto ad investire del tempo sin da adesso per poi avere assieme e costruire qualcosa di molto importante nel giro possibilmente almeno di 6 mesi, un anno. Procediamo con le altre candidature. Ciao Roby, sono Marco. Perché vorrei lavorare con te? Perché ho esattamente la stessa passione che te per i video. Vado in giro a fare qualunque lavoro solamente per avere la possibilità di vedere cose fighe e di filmare cose fighe. Ho fatto 5 mesi in Australia, nella West Coast, Margaret River, solamente per surfare e lavoravo nei campi. Questa cosa mi piace tanto. Dopo un road trip, adesso mi ritrovo in Indonesia da una settimana, ma sono pronto a tornare in Australia. Boom, qui ho chiuso la candidatura. Purtroppo è stato forse un errore il postare questa offerta di lavoro su Instagram. Perché? Perché il video è andato molto bene, ha fatto un po' di views ed è andato fuori dalla mia nicchia, dalla mia audience, cosa che non è una buona idea, perché io voglio trovare qualcuno che mi segue. Già il fatto che lui non mi segua, che si trova in Indonesia, che non ha letto, è un grande no. Proprio stiamo parlando nella base. Mi piace un sacco il fatto che lui surfa, mi piacerebbe avere qualcuno anche che surfa, però non è proprio la cosa fondamentale, ok? Perché ho messo l'extra del surf? Perché mi piacerebbe trovare qualcuno che ha in comune con me questa passione per l'Australia. Se non è il surf è la passeggiata in natura o lo snorkeling, però proprio l'idea che qui si dà un work-life balance diverso e si dà priorità anche ad altre cose. Andiamo al terzo. Ciao Roberto, sono Simone e fondamentalmente vorrei lavorare con te pur non avendo una minima esperienza di videomaking, prendendomi anche conto che i miei video amatoriali sono forse pessimi, però perché non sarebbe un'ottima opportunità per imparare a farlo, e soprattutto perché penso di non avere particolari skills come videomaker, ma di avere particolari skills nello scrivere, che penso che tutto questo possa contribuire alla creazione di nuove idee e appunto di storytelling, perché penso che uno storytelling parte da un qualcosa di scritto. Bellissimo, lui mi ha proprio rapito l'attenzione. Il problema non mi segue su Instagram, dunque non l'ho messa come priorità. Sì, è vero che potrebbe anche seguirmi su YouTube e non su Instagram, però di base il fatto che non mi segue per me è un grande no, perché vorrei gente che proprio sa tutto di me, ok? È lì dove riesco a connettere con voi in maniera diversa rispetto a YouTube, dove abbiamo solo video settimanali e non post giornalieri. Andiamo al quarto. Buonasera, ciao Roberto, io sono Fuad e vivo in Australia da circa 2 anni. Attualmente sono situato a Sydney. Bellissima questa cosa che lui già è qui da tempo. A me piacerebbe trovare qualcuno che è qui da più tempo di me in realtà, che mi possa anche insegnare qualcosa sul posto, però capisco che è difficile, soprattutto data la mia nicchia. E mi piacerebbe entrare nel mondo del content creating. Non sono tanto interessato alla parte economica attualmente perché lavoro già come elettricista. Pertanto sarei libero tutti i weekend, sabato e domenica e tutte le sere. Ecco, qui il discorso che uno che è libero solo il weekend e quindi ha poca flessibilità, e due, il fatto che mi ha dato un perché che non è forte abbastanza, il voglio imparare. Sì, ok, figo che vuoi imparare, però a me che cosa serve questo tuo perché, capito? Dobbiamo anche pensare che tu quando ti proponi a qualcun altro devi fargli capire qual è il tuo valore aggiunto, e il tuo valore aggiunto spesso secondo me per essere di successo deve essere il tuo perché sei appassionato o magari quante skills hai in quel settore. Il solo poter imparare per me, cioè ok, capito, una volta che impari che fai, te ne vai. Io cerco qualcuno che sposa appieno quello che è il mio modo di fare le cose e che vuole proprio fare queste cose, quindi lui purtroppo no. Andiamo al quinto. Amir. Ho deciso di farti questo video molto spontaneamente, giusto per presentarmi. Io vivo ad Ashfield, spesso vengo nelle 2 zone di Bond eccetera, e comunque apprezzo molto i tuoi video, le tue creazioni. E mi volevo approcciare anch'io in questo mondo. Come ho visto adesso è valido fino a ottobre. Ok, grande no. Anche qui mi dispiace tanto, apprezzo tanto il tempo speso nel mandare questo video, che vabbè è un video che avevo chiesto, un video selfie da 60 secondi. Però visto valido fino a ottobre, no grazie. Poi tra le altre candidature anche il mitico Victor Hugo, non so se qualcuno di voi lo conosce, mi ha mandato un messaggio. A quanto pare è in Australia, però non l'ho potuto selezionare perché al momento si trova a fare le farm e ha un visto che comunque ancora gli consente di stare qui 7 mesi, dunque non va bene. In 7 mesi non facciamo niente. Ok, cambiamo angolatura per rendere questo video dinamico. Andiamo, minchia questa è stortissima. Andiamo a quelli che ho selezionato. Adesso ne ho selezionati 3. Per selezionati intendo gente che poi ho deciso di sentire in call. Vi farò vedere anche per ciascuno di loro un breve spezzone di queste chiamate. Partiamo dal primo. Il primo si chiama Christian e mi ha stupito perché è stato l'unico, oltre ad avermi mandato gli screenshot del suo volo e del suo visto che è valido per un anno. È un ragazzo che sta per arriva tra una settimana, però c'è un grande però, e questo però purtroppo l'ho scoperto solo in call, anche perché io sono stato un po' ingenuo, mi sono fatto rapire dalla figata della sua presentazione che vi faccio vedere adesso. Ciao Roberto, I have to be honest with you. I don't like your question. Perché vuoi lavorare con me? I would rather say, why you would like to create art with me? Before I'm going to answer that question, I have to give you a little bit of my background. I am from the region that doesn't exist. I picked up my camera when I was 14 to film my skateboard friends. After that, I decided to study architecture. I moved country, left and right, but I was
one thing that never left me, and that was my camera. 60 seconds are long enough, but at the same time, they're also short enough, so I will keep it short. Why should I create art with you? The answer is pretty simple. We are that kind of people that without a camera on our hand and without that creative mindset that goes every day, every single moment, we're just lost. And I will tell you more, Roberto. I really know that we're gonna not create nice work. We're gonna create like super nice work. You don't know that. We're gonna be friends. Fantastico. Quando ho visto questo video ho detto, cazzo, questa è proprio la persona che sto cercando, la tipologia di persona che sto cercando, qualcuno che vada al di fuori degli schemi. Una cosa di cui mi sono reso conto nella mia collaborazione anche con Davide è che quando la persona ci mette del proprio, quando la persona osa, ok, fa qualcosa che tu non gli hai detto, quando qualcuno gli mette la propria creatività, questa secondo me è la base per poter creare un team di creativi che spacca. Questo è il mio intento qui in Australia. Purtroppo poi ci siamo sentiti e nella call sono emersi dei dettagli che purtroppo non ci consentiranno di collaborare, almeno nel breve termine. Ma tu che sei a Sydney? Allora, ancora non ho nessun volo nulla, però il 1° maggio arrivo, perché faccio il treno da Roma, le 18 milioni di ore di volo per arrivare a Perth, fai 2 o 3 settimane per i documenti per capire come mi chiamo, dove sono, in quale parte del mondo sono arrivato, poi sì, un volo per venire a Sydney lo posso prendere senza problemi. Questo è il motivo per il quale non voglio sentire nessuno che ancora non è a Sydney, perché io voglio gente che, indipendentemente da questa possibilità di lavoro, che sceglie questa città perché l'ha scelta per i cazzi suoi. Questo è fondamentale, quindi idealmente cerco un freelance che è già qui, che già fa qualcosa o sogna di fare qualcosa nel creativo. Trasferirsi in un posto per il lavoro secondo me è un grande no. Bisogna trasferirsi in un posto perché si è spinti dalla voglia di andare a vivere in quel posto lì. Andiamo al secondo. Mi ha mandato questa presentazione, si chiama Andrea. Ciao Roberto, piacere Andrea. Ho 25 anni, vengo da Bari. E niente, mi sono trasferito qui a Sydney 2 mesi fa circa e sono studente presso la Macquarie University. Frequento il Master of Marketing e sì, rispetto tutti i requisiti richiesti da te, ovviamente. E perché voglio lavorare con te? Beh, io amo un sacco fare contenuti, girare video, fare foto e poi sinceramente unire marketing con il lavoro offerto da te non sarebbe male. Il motivo per il quale ho deciso poi di sentirlo in call è stato proprio il fatto che lui studia a quell'università, dunque lui ha scelto per i cavoli suoi di venire a Sydney al di là di quella che è stata la mia offerta. Studia marketing, una cosa alla quale io sono tantissimo appassionato. Il marketing è una delle skill più importanti da avere, senza il marketing io non riuscirei a portare avanti questo business. È emersa però una criticità per la quale non so se almeno in questo step lui potrà essere la persona giusta, magari più in là, ovvero il fatto che... Qual è il tuo video preferito? Sinceramente questo è qui della proposta di lavoro. E poi vabbè, quello che hai preso la macchina, la Faro Mio che ti sei preso, che comunque con $5.000 ti sei fatto l'alfa. Gli ho fatto questa domanda proprio perché parlando con lui durante la call ho percepito che lui non mi conoscesse abbastanza e che di nuovo qui è stato un po' il problema di postarlo su Instagram. Qualche suo amico italiano che mi segue gli ha girato la cosa oppure gli è spuntata nel feed a caso, però effettivamente poi sono andato a controllare alla fine della call e anche lui non mi seguiva. Insomma, il video mio della macchina è il video più schifoso che però nell'ultimo periodo mi è andato più virale. Lui probabilmente non ha nemmeno idea del mio business, del mio format da zero videomaker, come invece tutti voi qui su YouTube penso che ormai conosciate bene. Secondo me, sebbene sia un ragazzo che è molto appassionato, il suo perché è forte. Ti ho detto, quello mio obiettivo è diventare un grande marketing manager in ambito digital. Però non basta perché è troppo un outsider, non è veramente super dentro quella che è il mio mondo. E io voglio solamente scegliere gente che è in fissa con quello che faccio, ok? Che ammetto essere non troppo facile, però se si vuole creare team di qualità bisogna trovare gente super sul pezzo. Dopodiché andiamo all'ultima persona che ho sentito, che in realtà è quella che tra tutte mi ha convinto di più, si chiama Fabio. Ciao Roberto, sono Fabio, vengo da Verona e vivo qui a Sydney da circa 3 settimane. Allora, mi piacerebbe veramente tantissimo lavorare con te perché io sono già un po' del mondo, nel senso che quando ero a Verona facevo il head of marketing per un'azienda, ovvero mi occupavo un po' di tutto perché c'ero solo io, dalla gestione dei contenuti, dalla realizzazione, dalle ADV, insomma un po' tutto. Questa cosa mi ha rapito l'attenzione perché è raro trovare qualcuno che viene qui che ha un background simile al mio ed è emersa durante la call una cosa super interessante. Dovrei fare il mio lavoro perché io sono contento se faccio il mio lavoro. Cioè, se sì, stare qua perché prendo tantissimo a fare, che ne so, un lavoro più tradizionale, potrei considerare un periodo, però io dopo vorrei continuare a fare quello che faccio. Insomma, ci ho dedicato tempo e soldi, quindi, e non solo perché ci ho dedicato soldi e tempo, appunto, ma perché mi piace vivere facendo quello, ecco. E questo è un perché molto potente, nel senso che lui è arrivato da pochissimo, anche se lui non è certo di voler stare qui. Perché comunque sto cercando anche un po' di trovare il mio posto nel mondo, non solo geograficamente, ma anche, insomma, sentimentalmente e tutte quelle cose che ci vanno dietro. E il lavoro per me comunque rappresenta una parte importante a livello proprio di vita, di star bene. Il fatto che ha della stabilità all'interno della propria vita, che vuole mantenere quella stabilità, che vuole mantenere la propria carriera, questo secondo me è un perché molto forte sulla quale costruire un qualcosa. Poi può andare come può andare, può essere che si rompe il cazzo di Sydney e se ne va, però ovviamente non posso avere il controllo su tutto. Ok, quindi ci saresti per in caso per fare un test al pomeriggio? Assolutamente. Ok, e settimana prossima invece full time, cioè saresti un po' più libero?
eccetera. Sì, settimana prossima sono più tranquillo, anche perché esatto, tu ti dicevo, adesso ho le lezioni. Mi devo sedere perché sto morendo. In realtà ancora questo test con Fabio non l'ho fatto perché continuano ad arrivarmi candidature, nuovi video e voglio darmi una settimana di tempo per poter fare un review un po' più accurato di tutto. In tanti si sono candidati, non rispettavano quello che dicevo, insomma avevo aspettative diverse. In realtà nella mia testa volevo organizzare un Masterchef per videomaker, fare quello che avevo fatto con altri clienti e prendere almeno 3 persone e fare sfidare tra di loro nel creare contenuti per me e scegliere la persona migliore. Il vantaggio mio di rivolgermi a una nicchia specifica, italiani in Australia, si traduce in rarità, non so se si può dire. Ci sono stato un po' male perché, detto tra me e voi, avevo aspettative diverse e c'è una bella frase che in realtà racchiude un pochettino tutto questo. Questa frase dice che nella vita bisogna essere impazienti nel commettere delle azioni, nel fare qualcosa, nel fare un cambiamento, ma bisogna essere al contrario 10.000 volte molto più pazienti nell'aspettare i risultati di queste azioni. E il motivo per il quale avevo tanta fretta era proprio perché adesso mi serve qualcuno, perché ho pochissimo tempo. Poi ho analizzato bene la situazione e ho semplicemente chiamato Davide, il mio montatore di video YouTube. Cosa ne pensi di una potenziale collaborazione anche su quei video lì? Sì, si potrebbe fare. Dobbiamo organizzarci bene, però sì. Poi magari se trovi uno bravo che sa montare anche, possiamo fare anche una call e ci confrontiamo, cerco magari di indirizzarlo io e vediamo se ci può dare una mano. Bravo! Cazzo, hai centrato il punto! Eh sì, perché ormai conosco il tuo stile, posso trasferirlo, posso controllare. Cazzo, abbiamo trovato una soluzione ad un problema esistenziale che avevo da mesi. Cioè, io ho sempre cercato di controllare tutto e pensare, ok, a Davide do questo, però poi stacco tutto e magari do qualcosa a qualcun altro. L'idea di poter essere l'head of editing del Ricot Team, cioè che tu sei l'uomo dell'editing di questa attività, come ti sembra come idea? È geniale. Mi piace, diventa tutto più grande poi. A volte essere dei sognatori, creare team, cose incredibili ha un vantaggio, a volte anche uno svantaggio. A volte proprio ti ostacola dal vedere chiaramente quelle che sono le soluzioni che spesso sono veramente dietro l'angolo. Nel momento in cui sto registrando abbiamo già avviato la collaborazione con Davide anche sui video editing dei miei clienti e le cose già stanno andando alla grande. Non nascondo che voglio effettivamente trovare qualcuno e creare un team più grosso, anche per non sovraccaricare troppo Davide di lavoro, nel senso non voglio che finisca la sua esistenza chiuso lì a lavorare e prendersi tutto quello che, perché ovviamente questo business sta crescendo, dunque tutto quello che arriverà al momento è fattibile su questa scala, però l'idea è quella di creare un qualcosa e forse magari di delegare anche questo, trovare qualcuno anche a lui stesso che effettivamente ormai fa parte del progetto. Vi terrò sicuramente aggiornati nelle prossime settimane su come queste cose andranno. Da Sydney in questo momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.